E allora John Stones all'Inter a fare in chiusura, lo anticipavamo ieri, lo confermiamo oggi, è atteso domani, giovedì 30 luglio a Milano per le consuete visite mediche di rito che ci auguriamo che questa volta non nascondano delle sorprese come è stato invece per Kalaili. Facciamo tutti gli scongiuri del caso perché Stones all'Inter è un buonissimo affare. Difensore, 32 anni, 10 anni di esperienza vincendo tutto con il Manchester City di Guardiola, è svincolato dopo questi 10 anni col City. Dovrebbe esserci un bonus alla firma e, come poi succede sempre in questi casi, le famose commissioni agli agenti, uno stipendio da 4 milioni di euro all'anno circa per 2 anni al giocatore. Non proprio super economico, chiaramente, ma stiamo parlando di un calciatore di spessore internazionale, su cui il tema è soprattutto legato alla tenuta fisica, perché se Stones sta bene si prende il posto titolare, su questo ci sono pochi dubbi. L'obiettivo realistico, secondo me, come vi facevo vedere anche con i dati che vi ho portato nel contenuto di ieri, è quello di riportarlo a giocare quei 1800-2000 minuti a stagione circa, cosa che per l'ultima volta in carriera ha fatto nella stagione 23-24, e nell'Inter significa arrivare ad avere quel minutaggio che più o meno ha avuto Acerbi l'anno scorso, molto più di De Vrij che invece si è fermato appena a 1100, qualcosa del genere. Quindi difensore da grandi appuntamenti con un senso tattico molto spinto che vi ho raccontato appunto nel video di ieri. Oggi invece ci concentriamo di più sugli sviluppi del mercato dell'Inter, perché ci sono degli sviluppi che sono proprio legati all'arrivo di John Stones, in cui parliamo in questo nuovo contenuto di oggi. Allora, ben ritrovati amiche e amici interisti in questo nuovo video, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale subito, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e vi aspetto nel club di Passione Inter. Qua in alto il QR code da inquadrare, mi raccomando, così vi aspettiamo nella nostra community dove in queste ore il tema mercato è ovviamente rovente. Cosa succede ora sul mercato dell'Inter? Quindi una volta conclusa l'operazione Stones, l'Inter, che lo ricordiamo ha riscattato Akanji, ha riacquistato Aleksandar Stankovic, sta chiudendo Stones, ma non ha ancora speso quindi quel famoso budget, per non parlare di tesoretto, parola che so che scatena tante ironie, ma quel budget di cui tanto si è parlato non è stato ancora speso. Un budget che l'anno scorso, me l'avete riscritto anche ieri sera, era per Lookman, poi per Manu Koné, alla fine è arrivato Andy Diouf. Quest'anno era stato dato l'ok all'investimento per Palestra. Parentesi su Palestra, tra l'altro, ha debuttato in amichevoli con il Chelsea e ho già letto un sacco di commenti di tifosi inglesi che lo hanno già bocciato per 30 minuti in campo, più o meno, quindi tutto il mondo è paese, verrebbe da dire. Dopo Palestra, a parte Kalaili, il sondaggio fatto per Spence, si è aperta la trattativa con il Tottenham per Romero, il difensore argentino. Un altro affare comunque in un ordine di grandezza molto grande, sui 40 milioni di euro almeno per il cartellino e sicuramente anche qualcosa in più di 5 milioni all'anno di ingaggio al giocatore, per cui un affare molto molto oneroso e non semplice. Al momento però la trattativa per Romero è passata in secondo piano rispetto a John Stones, ma rimane comunque aperta. Questo ve l'avevo già detto ieri e lo confermiamo oggi. Rimane una pista da tenere d'occhio e che l'Inter cercherà di approfondire però in questi giorni per capire se con il Tottenham, magari andando avanti, ci sarà la possibilità di avere degli sconti, delle cifre un po' più basse a livello di cartellino soprattutto. Con il rischio chiaramente che devi calcolare che poi possa arrivare il Barcellona di turno che riesce a fare delle cessioni e può reinserirsi in maniera forte sul giocatore che piace, oppure altre società. Ecco, più vai avanti, più rischi. L'Inter però, se chiude Stones, in questo momento accetta questo rischio e a maggior ragione, dico io, vi voglio condividere anche la grafica che vi porto sempre con la nostra formazione che prende sempre più forma. Questa è la situazione attuale della rosa dell'Inter, con Stones che mettiamo ancora con il punto di domanda accanto ad Akanji, Bastoni con Carlos Augusto a sinistra, Bissek con Pavard in bilico a destra. E la domanda che faccio è: Romero serve? Quindi è giusto andare eventualmente ad approfondire adesso anche il capitolo Romero a quelle cifre? Servono sicuramente le cessioni, perché Pavard rimane in uscita e quindi a quel punto si libera uno slot, ma comunque secondo me per Romero sarebbe forse anche troppa roba aggiungere Romero al posto di Pavard, soprattutto se ti fidi delle condizioni di John Stones. E quindi, come dicevamo, si potrebbe magari ragionare sulla possibilità di aggiungere un giocatore
un po' più giovane, non per forza un diciottenne alla prima esperienza o un giocatore sconosciuto, ma anche il classico ventenne dentro i paletti di Octree, per provare poi a valorizzarlo. Quindi se ne hai bisogno per delle assenze, è già pronto comunque a dire anche la sua, ma lo puoi valorizzare e lo puoi far crescere. E a quel punto, se completi il reparto così, il tema del dirottare il grande budget su un altro colpo, ecco, le esigenze le conosciamo abbastanza se la difesa la completi in questo modo, perché la vera casella rossa, come vediamo, in questo momento rimane a destra, ma più in generale sulle fasce, perché poi oggi Carlos Augusto continua a doversi sdoppiare nel ruolo di vice Bastoni e di vice Di Marco, oppure poi devi prevedere che Bis che possa andare a giocare anche a sinistra, ma quello secondo me poi ti limita parecchio. Per cui la casella rossa è a destra, ma in generale proprio sulle fasce, perché andati via Sommer e Dumfries, di fatto i due titolari usciti della rosa scorsa, in porta è arrivato Provedel con la promozione di Martinez. Sulla fascia non è arrivato nessuno e io continuo a dire su Luis Enrique, a meno che Chivu non veda in Luis Enrique qualcosa che io almeno dall'esterno ancora non vedo, non può essere Luis Enrique il titolare dell'Inter a destra. Così come Diouf rimane un buon calciatore, sta facendo vedere cose interessanti, non sono stati soldi buttati via, questo sicuramente, ma sull'esterno io ce lo vedo di più in un contesto specifico, in alcune situazioni specifiche e non un quinto di partenza come base partire da Diouf lì. Questa poi è la mia opinione, ma mi fido sicuramente molto più di Christian Chivu. Fatto sta che un esterno comunque serve, l'Inter lo sa e l'Inter in realtà lo vuole ancora andare a prendere, da quello che abbiamo capito. È difficile in questo momento capire il nome perché Perisic è stato scartato e le centinaia di nomi fatti in queste settimane sono tornati un pochino in soffitta, trapela veramente poco al momento sul tema esterno. Come per Stones l'Inter è andata immediatamente e ha concluso in poche ore, potrebbe magari succedere di nuovo anche per l'esterno. Se non che da quello che ho capito io, tra le varie ipotesi, nomi e trapela veramente pochissimo, come dicevo, però una cosa da tener d'occhio è una possibile occasione di un ex calciatore di Serie A che andando avanti con il mercato di agosto potrebbe finire nella lista dei partenti del proprio club. Dovesse verificarsi una situazione del genere, teniamola d'occhio soprattutto. L'obiettivo comunque rimane quello di aggiungere intensità in questa squadra e come dicevamo da tempo si guarda molto al mercato Premier League, mercato inglese, mondo inglese, lo dico da inizio estate. L'Inter vuole aggiungere dell'intensità e sta guardando a quel mondo lì. Stones è un'ulteriore conferma, Romero dalla Premier League, Palestra è andato poi in Premier League, Karaili è potenzialmente da Premier League, Curtis Jones del Liverpool, ecco, è il nome che a centrocampo in questo senso non solo non sparisce mai dai radar, ma ci aspettiamo che l'Inter tornerà ad approfondire in questi giorni la vicenda con il Liverpool. In Inghilterra ribadiscono che nonostante le parole del manager Iraola che lo conferma nel Liverpool rimanga ancora in uscita e che l'Inter soprattutto c'è ancora. Chiaro che l'Inter deve anche aspettare il momento giusto per provare anche a far abbassare le richieste del Liverpool, perché a proposito di colpo da 40 milioni che l'Inter potrebbe fare, l'Inter potrebbe anche mettere su Jones il budget da 40 milioni, perché viene visto come intanto un profilo che alza il livello della squadra, non solo del centrocampo, e poi è anche futuribile e quindi avrebbe anche tutti i parametri per poter essere preso. Però ad un anno dalla scadenza del contratto con il Liverpool si vorrebbe provare a strappare anche delle condizioni migliori verosimilmente. E poi soprattutto bisogna anche sbloccare le cessioni perché vi ricondivido la grafica. Centrocampo, ragazzi, ora è un reparto rispetto agli altri dove hai 2 uomini per reparto, oppure sul terzo di sinistra, scusate, sul quinto di sinistra dietro Di Marco non c'è nessuno. Ecco, a centrocampo hai un'abbondanza clamorosa rispetto a tutto l'altro reparto. Anche l'attacco, dove Ausilio ha fatto capire che non c'è intenzione di far nulla. Sono 4 giocatori per 2 posti. Sei proprio tiratino, come coperta. A centrocampo invece vai con l'abbondanza. Aleksandar Stankovic e Aslani nella casella di Cialanoglu. Nella casella di Barella e Suci ci sono anche Frattesi e Massolen. Nella casella di Zelinski e Mkhitaryan c'è anche Akin Sammiro. Diventiamo la squadra ideale di Thiago Motta quando si parlava dei 7 centrocampisti di Thiago Motta. Ecco, è un centrocampo molto lungo. Chiaro che lì in mezzo giochi a 3, quindi i giocatori servono e il centrocampo lo vai ad usurare parecchio a livello di chilometri percorsi, però qualcosa in uscita deve esserci. Frattesi ieri ha parlato la gente facendo capire che appunto qualcosa potrebbe succedere presto. Aslani e Massolen
dovrebbero saltare la tournée in Asia e poi probabilmente potrebbero finire in uscita. Akin Sammiro io l'ho visto molto bene, in realtà è un giocatore di cui abbiamo parlato spesso, Akin Sammiro, che, se non lo vuoi tenere in squadra, comunque cercherei di tenerne il controllo, perché è un giocatore che ha qualità. Bisogna scegliere il percorso giusto più che altro da fargli fare, perché come è stato fatto con Stankovic per valorizzarlo, perché il Pisa purtroppo non è stata una scelta molto felice per Akin Sammino. Comunque, aspettiamo ora John Stones alle visite mediche, dopodiché cosa succede? Nuovi approfondimenti su Romero per tenere viva questa trattativa che comunque non sfuma, altrimenti occhio alla possibilità di aggiungere un giocatore più futuribile. Abbiamo fatto dei nomi, molti di voi come me concordano sul fatto che Thiago Gabriel del Lecce sia un profilo interessante. Il Napoli si sta tirando un pochino indietro perché 30 milioni sono tanti. Si sonda il mercato, l'Inter sonda il mercato degli esterni per trovare un profilo che possa fare il titolare e quindi non un profilo qualsiasi da aggiungere lì. Priorità però ovviamente alle cessioni, soprattutto in mezzo, per poi far ripartire questa caccia a Curtis Jones che rimane aperta o a comunque un tassello finale in quella zona lì, con un occhio sempre a dei giovani futuribili perché l'Inter vuole aggiungerne altri in questa rosa. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, quali sono le vere priorità del mercato, se vi piace l'affare Stones, ehm, sul quale ieri ho pubblicato un contenuto molto approfondito, ragazzi. Io spero che l'abbiate già visto perché davvero Stones lo conoscevo già, lo conosco bene, avevo già preparato dei dati, delle analisi e ci ho messo dentro tantissime cose nel contenuto di ieri. Quindi se non l'avete ancora visto o non l'avete ancora ascoltato, io ve lo lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.